decisione non facile, ma una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. È una decisione che si rende necessaria oggi in particolare. Benvenuti e ben ritrovati su Morning Glory TV. Oggi siamo qui col secondo episodio della serie su Dark Souls 3. Ma prima di tutto vedremo vabbè dai, la presentazione, la piccola... Oh ciao Raffo, la piccola presentazione che c'è stata di Cyberpunk. È la terza parte, forse dovrebbe essere l'ultima, non lo so. Quindi prima reagiamo a questo e poi torniamo su Dark Souls 3, dove... Prima del giocare vedrete un po' di backtracking velocizzato. Ho rotto il cazzo io a farlo, figuratevi voi. Iniziamo con Peggy 18. Everyday digging the grave, step in the pit with the snakes, city of dreams, city of... Quindi, signor Lanfo, mi sembra pure corretto dire che Sony, tra parentesi c'è pure la tizia che ti piace con gli occhi da pazza, che Sony ha fatto il logo di merda perché la gente non guardava il logo. Giusto? Ciao Phil, come va? Bentornato. Hello and welcome to Night City Wire Episode 3, the show from us at CD Projekt Red where we talk about all things Cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to start by taking you on a tour of Night City in a new gameplay video and have a chat with senior level designer Miles. Then we're going to introduce you to the gangs of Night City in another new gameplay video and have a chat with Mateusz from our quest team. Then before we finish today's episode, we're going to give you a look at some of the incredible finalists in our PC case modding contest. And we have some information that PC players have been waiting to hear. So let's get started. It's time to take you on a tour of Night City. Oh my god, Juanita here. Today's news is Novamax. Hi there. New to Night City? It's not so bad here. How we feeling today? Cause I feel amazing. The food. The Thai on 7th and Haywood. The pierogies down by the docks. Our home. Our pride. And as always, your business is my business. And this is your World News Update. Le hoste sono qui. Phil, ma è il doppio Phil. Endless possibilities. And endless lies. We are fucked, America. Questo va bandiera. And I don't know how we're gonna fix it. The homeless population in Night City has risen by 300%. Crime in Night City is now... Scusa. Innanzitutto grazie mille Phil. Devi proprio mettere il coso condividi col Prime, così è un po' una rottura di palle. Spesso infatti passa così. Devi proprio mettere condividi tipo ricordano. Solo col Prime c'è. Sei da smartphone è un cancro. Non ci sta. Quindi ti dico grazie mille, veramente, grazie di cuore. È un Twitch che... bro, che cazzo ti servono? Lo vuoi sapere? Col Prime da app è un po'... Cioè in generale è così col Prime. Devi proprio mettere tu condividi. Double the rate than in the new United States.
Comunque graficamente è stato nerfato, Ora You wanna be some kind of hero? credo sia forse la versione console. Vero. On your own, you're fucked. Che hai detto, Fla? Well, on that note, that's it for today's info flash. Sleep tight, Night City. The grass ain't greener anywhere else. Sì, ma ti ricordo che gira pure su Night Jaguar. City. What does it mean to you? How well do you know its history? Who was Richard Knight? How many stations are in the N-card system? E allora è una merda, perché cioè a meglio le robe che hanno mostrato con ray tracing, proprio quando dicevano guarda è la versione PC, facevo paura. Alcune alcuni modelli bruttini. Well, since Night City is one of our stars of this episode, there is actually quite a lot to talk about. So let's start at the beginning. How did Night City come to be? Because yes, it exists in the world of the tabletop, but how do you take that and make what we've got now? Well, yeah, as you can imagine, making a city that is as big and complex as Night City is quite the ambitious project. First off, we sat down and we were really considering what is it that we wanted to do with Night City. In a way, Night City is the star of Cyberpunk, right? It is one of its main characters. We wanted to make a city that is very, very believable, right? I mean, the word immersion gets thrown around a lot, but really, we wanted you to be able to dive into it and feel like this is a real place. And then secondly, we also wanted to provide enough variety between districts so that exploring Night City would always be fun, right? There's no point in making a city that is all same-ish, and you know it doesn't really matter where you go, because once you've been through one district, you feel like you've been through all of them. So for that, we first off started taking a look at the real-life geography that Night City is located on, and that would be on the coast of California. Knowing that Night City would be a coastal city gave us a bit of insight into what we would expect from the city layout. You'd expect a port, you'd expect huge industrial areas that would facilitate this kind of trade that you would assume a city of this type would have with the world. And then we went through and actually divided the city into several districts, 6 of them. And some of them are based on the original lore. We decided to give their own characteristics in terms of architecture, the demographics, the kind of people that would live there, and also the function within the city. Each of these districts, in turn, we divided into further sub-districts, which we further characterized using the more grand theme of the larger district. This process, I think, has resulted in a city that feels quite alive, has a lot of character, where each district feels like its own distinct zone without feeling separated from the sì, larger picture. in certe parti, alcune cose sono con una grafica un po'... Credo prese da una qualche build vecchia rispetto a simply by looking around and always having a rough idea where you actually are. But Night City is clearly so different from anything we've ever created with The soprattutto Witcher. quando Can you give us some idea about, or some insight into just how big, like how densely packed Night City really is? Yes. So I'm not exaggerating when I'm saying that Night City is easily the most complex thing that I or the others have worked on. The city is super organic, right? It's not like a chessboard layout, but the layout of the city is crazy, and you can tell that it grew in phases, right? Where buildings have been built on top of each other, and I guess the mega buildings that we have showcased are a great example of this. You'll actually see that they are located on some kind of pillar, you know, and then expand outside and then up high into the sky, and underneath it you'll have space for other buildings. This yields a lot of interesting experiences when it comes to exploration, and that's the one thing I'm most excited about for players to experience. We've been saying that our exploration is super vertical, right? But what this really means is that it changes the way you explore the city.
compared to our previous game, Cioè girerà, hai you won't be detto able proprio, to girerà easily meglio set là. out on a target in the distance, right? You won't be able to say, oh, there's a castle on a hill over there, I'll try to get there, and then you'll be gioco la lost in the way. fotografia. But here it's much more intimate, much more moment to moment. You might be roaming the cities and get a call by your fixer who informs you about a job nearby that you might be able to do, right? Or Da you 2060? find an alleyway and you walk down one of the 2060, many che sì, alleyways base that the più city has potente, to offer, però. and it's always a surprise. You don't know if you might stumble upon some gangers hanging out that are up to no good. Sometimes, and these are the moments that I often get surprised with, you even stumble upon the odd elevator that is meant to connect parts of the, you know, different layers of the city, and it's quite astonishing Vabbè, si sometimes sapeva to anche see da prima, where you come out when you enter one of these and, you know, find that, oh, this is actually how it connects to the world. That's crazy. And now I'm here, and now I know there's a shortcut that I can take. And again, this all serves to really enhance this sense of wonder that we all come to love from open world games, and the whole city is built to cater to that. I mean, you guys have really brought Night City to life, and I really want to make a point of that. It is a living, breathing city. So as a level designer, can you give us some insight into those little touches that you guys have made? Because I hear you guys have even been placing rubbish by hand. Oh yes, Sì, we've been ci placing quite a bit of tantissimo. rubbish, and that's certainly one of the more glorious parts of being a level designer or an Certo environment che artist, where you comunque get to va anche litter visto the altrove, non streets solo that you've su spent time Crisis. building with the garbage. Perché But se it's details guardi such as this Crisis that, lo vedi che è we find vecchio, really cioè è normale nel important to make the remaster. city feel alive, and also we take great pride in the process of making this, right? We have a lot of fun actually Ma già si sapeva placing comunque, a lot of what we call mini stories, right? These are little encounters that you can find when you simply walk along the streets. Of course, we have huge quests, right? Side quests. We have lots of side activities that you can do, but it always is nice to just kind of stop down for a minute and take a look at your surroundings. Tipo, That we have so cioè, lovingly alcuni created, riflessi, and no, try veramente to alcuni see riflessi if there sono maybe isn't fighi, something that you altri can be a little oh. detective for. Now, one other thing that I think is Sì. really, really cool is also the fact Di that we registrazione have, che avevano tra actually build named every diverse, single street perché in the city. però fa So, veramente not only will NPCs be able to communicate their è locations or the netta la places they want differenza. you to visit by sort of referring to the street names, È netta. but also you will be able to talk to your friends about it in that way, right? Have you been to Poplar Street in Japantown, for example? And I think this is a small detail, but the philosophy that we have with these kind bro, of poi things come is that, riempiamo you know, many small things contribute to the sum of it, which is hopefully then you being able to explore a city that you feel is truly alive and that you insegna a abbassare haven't solo. been experiencing before. Well, Miles, thank you so much for giving us your bella insight. la I sedia. suppose when the game launches, Comunque you could be atmosfera. an official Night City tour guide Però instead, sì. right? I might be, yeah. You know, if this game dev thing doesn't work out lo for stiamo me, guardando ora. might Ieri non so retire and perso. become a tour guide in Night City. Don't forget that if you are tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channels soon. Probabilmente lo è. Now, from sembra. 6th Street to the Valentinos, it's time to introduce you to the Ok, gangs ora of ci stanno Night City. le gang. Olla. ¿Quieres? You know how things work in Night City? The stronger survive, but that's how things stand. You're either somebody, or you fizzle out into nothing. NC ain't a city that lets you get by without buddies. Be very careful, my friend. We are all so far from home. Which gang's the city's biggest and baddest, according to the NCPD? Scavs hold the body count title. Or Maelstrom, depending on the season. One time, a Maelstrom ganger killed a young kid Quella right in front of dentro my l'auto. eyes for shits and giggles. Quella dentro l'auto era latte che pioveva a bassa risoluzione. I'm gonna introduce you to our meat grinder. About time we had some fun! Vabbè, sono i classici spannati. Ballati. I hate these Borg fuckers. Just a gang like any other, right? I'll take the Valentinos. Ah, i Valentinos. Honor means something to them. How'd you meet Che Jack? so fighi. Started out together. In the Valentinos? No, in the fucking Bible book club. I gotta give style points to the Valentinos. They have a punishment for every occasion.
gangster life. Col Quick shout out coltellino. to everyone in Haywood and Santo Domingo. Lately, the Valentinos and 6th Street have had a bigger bone to pick. 6th Street. Why'd they want to wipe you? I don't know, can't fucking stand Tinos? I've dealt with 6th Street before. We do the run, they'll transfer the cred. Come on, let's go before 6th Street shows up. Ok, diciamo che i primi sono forse quelli che più hanno adottato la tecnologia, cioè il bio. Hate those bastards. Vomit lofty patriotic bullshit all day. Con le Time to proto, bring sì, on sì. the future. Proprio tutto. Any idea how many attacks from behind the Black Wall we neutralized? If the Voodoo Boys breach the Black Wall, we'll all be fucked. Voodoo Boys. Urban myth, I thought. Just net runners spooking each other. No such gang. You know, I heard a few things about you. The Voodoo Boys, best runners in town. You do not steal from the Voodoo Boys. I see you, always. For them, Pacifica's just Haiti 2.0. Their own island, cut off from the rest of the city. Che sono figli loro. i Our Voodoo turf, Boys. our home. Until last week, the animals. No, Angelo, oggi niente eventi, stiamo vedendo il Nightwire City di Cyberpunk uscito ieri. Stiamo recuperando. Animals aren't the play here, are they? They're hired muscle. Someone else needed them. I fucked you over, you fucked the gang over. Somewhere at the start of the story, somebody fucked the corp. See how this works now? My husband's new West Ma? very high in the I Tiger, claws. ma do che They fighi! did what made the best eddies. Sold sex and black market tech. See a lot of tigers. They run this place. Know what else they do well? Break the knees of people who ask questions. I gotta do something. Shut the fuck up! The tigers will kill us. Come on, baby. Tiger claws killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Folk went ballistic. Girls, pimps, outcasts, Uh, the whole ma- freak show. It's how the Mox Quello got era, ma che started. cosa? Us Moxes have each other's back. We look out for one another. You looking for some company tonight? How'd you hook up with the Mox? I thought Susie and the gang could No, really just change said- something in this yeah. city. Moxes and nomads don't seem so different. Both seem to yammer a lot about community, solidarity. Tell me about the Badlands. Not much going on out here, huh? Au contraire. This is an ecosystem. Nomads, wrapped in shiv, corporations, and drifters, they form a complete whole. Remove one part, the delicate balance topples. Here in the Aldecaldos, it all stays in the family. Pure la guida Classic comunque dilemma. molto What comes legnosa. first, family or the outside world? This family will go to hell and back. Everyone in this city lives in their own bubble. And Oh, lo neither can shooting fly high or personalmente sink into da quello che ho quicksand. visto corpo a corpo fa schifo. La guida è anche peggio. Mateusz, thank you so much for joining us. I have personally been really excited to give people a closer look at the gangs. We've shown a little bit on Twitter, but their C'è da dire che styles comunque are per so le moto è distinct. abbastanza tosta. Yes, I enjoyed them a lot as well in our game. Beh, I think they're very penso But let's fare start then una with the kind of role that they play, because gangs credibile. really do play a prominent role in Night City, correct? Yes, definitely. The gangs, they rule the streets of Night City. You know, they have the newest cyberware, they have the newest weaponry, and they are really a power that everyone needs to take into account when they are thinking of operating in Night City. You will encounter them as you explore the city, of course, but also as you complete main quests, side quests, different jobs for the fixers. Sometimes you might even get hired by them. But then, I suppose everybody's thinking then, can you join a gang? Sì, la pioggia comunque Well, V is a faceva merc, piangere, and vero? mercs of Night City are this unique, distinct group that bro. stick mostly to themselves, right? Abbiamo And they get lavorato jobs from tantissimo alla variety pioggia. of factions. They can get jobs from corporations, they can get jobs from gangs, they can get jobs from different kind of like influential clients. Because of this, nobody will ever trust a merc to be one of them, right? And the gangs are no exception here. They are looking only for like people that they know will be loyal to them, right? And that they will fight for their cause all of the time, not just some of the times when it's profitable. Aspetta, nel 2013 l'hanno because of teaserato. this, we will mostly stick to the afterlife. And the afterlife are this group of mercs, this legendary group of mercenaries in Night City. They get the best jobs, they get the most money, the best clients, and so on. So if you want to become a legend in Night City, you are going to the afterlife. So we've obviously mentioned distinct style then. So does that mean there are kind of special gang-themed weapons and items and clothing for players to find and
use? Yes, definitely. There are different vehicles that you can drive, for example. There are cars, there are motorbikes. ogni gang Then, ha of course, there are different veicoli. pieces of clothing themed after gangs. There are weapons and so on. So, yeah, definitely there are things to look forward to. I suppose as somebody who's spent as much time as you have kind of getting to know the gangs, I have to ask, which is your favorite and why? So I would have to say probably Maelstrom, simply because they have this unique, distinct feel and this weird aesthetic about them. So the idea about Maelstrom is they are Sì, tra people tutti who want to quelli, cross the boundary tra tutte le gang between mostrate, the effettivamente machine and loro human, sono quelli right? più They are changing so much of their body with cyberware that they pericolosi. no longer look human, really. On top of I that, they are Maelstrom. also very unpredictable. It's very difficult to say capisco, what cioè they sono will do abbastanza at any point when you imprevedibili. meet them. Giustamente, One moment they can be shaking hands with you, giustamente and tu at sai the other più di me. moment, you know, they will pull Hai gun out on you, letto, and they bring in giocato this di element of chaos Polo, into the game, which I Cyberpunk? really enjoy Ok, personally. ok. Oh, Matty, thank you so much for joining us. It's always interesting to learn what your favorite gang is. I think it Io ho kind of letto la tells me a storia little bit di Braccio d'Argento, di John, ed è tipo well, we'll talk about un that trip later. assurdo. But for now, before we wrap up today's episode, we asked people to show us their creativity and design a PC case mod, Cyberpunk style. No, Our il panel discorso... of Ah, judges però selected no, 5 facciamo con finalists Universal, and we il teamed them up with contratto. professional case modders to bring their concept to reality. È fighissimo. These 5 amazing designs vabbè, will be fighting ora for the mostrano main i prize, computer, an Alienware Aurora PC, along with other awesome gaming peripherals, brought to you by our Bellissima! partners, Alienware, Nvidia, and SteelSeries. Bellissima la 2080 Let's Ti. see the mods. I absolutely Ma sono delle love this mod? one. The whole aesthetic works with each other. Absolutely next level. Honestly, kind of terrifying. Vabbè, questo l'avevo visto che richiamava la Exactly the moto. type of thing I would La expect rossa. to find at a trade show. It really looks like it could have come straight out of the game. To watch the full PC case modding video and to non get ci more interessa. information about when the winning design will be available on Guarda. charity auction, stay Ah beh, tuned to ecco, our i requisiti di social media sistema li channels. avevo visti. Cioè, Looking at those PC sono case mods, leggeri. it reminds me that we do have one more thing to reveal. If you're going to be playing Cyberpunk 2077 on PC when it launches this November, we do have some specs to share that I think some of you have been waiting for. The minimum system requirements for Cyberpunk Allora, are a vedi, Windows 7 minimi, or erano 10 PC, l'FX an Intel forse. Core i5 3570K or AMD FX 8310. Quindi 8 gigs of RAM il quad and an core NVIDIA è GeForce 8 core di GTX vecchia. 780 or an AMD Radeon RX 470. In the storage department, the game will take up roughly 70 gigs of space, Ah, and although it will raccomandano run off a l'SSD. HDD, we do recommend an SSD. As for the recommended specs, you're in the green if you're rocking Windows 10, an Intel Core Con, i7 no, con la scheda video no. 4790 or AMD Ryzen 3 3200G. La scheda 12 video non gigs ce la of RAM fai. and an NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury. Ok, la 60 Thank sì. you so No, la much for joining us for episode no, la 3 of Fury, Night con, City Wire. Don't Papa forget Troppo. that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels shortly, and we will be back soon with Ah, ok, faranno episode quindi un 4. episodio 4. Ok. Però esce poi.
Sì, ormai sì, fa parte del meme. Ah. No. Allora, ragazzi, perché ho aperto Dark Souls 3? Ho sbagliato. Sì. Tank. Aspetta, chiudiamo perché devo... Dark Souls. Allora. Ma da una vita? Da una vita su tutto. Allora. Ok. Allora, questo è il video del mio backtrack. In pratica ho recuperato tutti i drop come vi avevo detto, le ho prese da un bel po' di nemici e mi sono perso tra un foro e l'altro. Ormai la mia. Quindi per risparmiarvi proprio la rottura di balle di giocarvi per un quarto d'ora, tac. Commentiamo me stesso che si trova in un falò. Ah sì, perché l'ho usato per registrare alcune robette che vedremo più avanti. Ripeto, velocizzato del 2x così non ci spassiamo. Ovviamente no. Mi rendo conto che sbaglio. Vedo se ci... andiamo a livellare, dai. Comunque, sono stato bravo a... contro il tizio con gli occhi rossi mi ha aperto. Ah, non vedo l'ora per... Stavo pensando piuttosto, settimana prossima, che le live riprende... Sì, portare Demons. Così, inizio. Demon Souls. Ah, io che vengo menato. Vi dico, la maggior parte dei drop sono braci. Alla fine... Ah, non me ne frega nulla di ammazzare gli angeli. Qua c'è una memoria... Lui perché veniva particolarmente... Lo metto. Classico. Serve per avere un regen della stamina. Spavento. Col paraurti.
Long story short, ammazziamo sto tizio, andiamo avanti. Muoio, malissimo, contro Saro. Manu. Sì, la botta bene o male mi ha fatto dire quello. Mm. Oh Bartolo. Qua c'è il mio amico Bartolo che vuole menarmi. E lui ci lascia abissale. Ecco perché ho completamente omesso la pietra focata. Tanto l'arma con l'elemento ce l'ha lui. Allora, in ordine, abbiamo un randello, dei pantaloni, la Claymore, bellissima, la Claymore, non hanno qualche brace. Sì. Questa cosa effettivamente mi preoccupa un po' perché ricordo i drop e sta cosa effettivamente un po'... non la posizione precisa, tipo la Claymore so, cioè sapevo dove stava. La meravigliosa Claymore che Dark Souls 3 non è proprio così efficace. Qua i Bartoli provano ad ammazzarmi. Tutti mi odiano in sto gioco. È una costante ormai. Ok. Guarda, guarda, signor Flavio, pure il salutino le ho messo finale. La live inizierà qui. Prendiamo la chiave. In pratica narra di come appunto lungo le mura, le prigioni del castello, molti ladri rimasero lì per tutta la vita. E noi riprendiamo direttamente da lì. Dobbiamo parlare con ladro che vi spoilerò è un abitante del villaggio sotto le mura. E io sono diventato cieco. Forse? Ok. No. Continuo. Il classico binocolo che già abbiamo ottenuto. Che no, non useremo per zoomare proprio su determinate cose. Tipo sulle texture che non caricano. Posso zoomarti il cappello? You're no jailer, are you? No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that enkindled ash.
Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, In questo I'll be sure to repay questa you precisa in parte mi è kind. sembrato tanto food emperor. Ma vaffanculo, io non ti sto chiedendo elemosina. But I've more wits than most royalty. Cazzo, io ti chiedo, se vuoi farmi sto favore, fallo. Lo dici. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the undead settlement, and I Lui promise to assist you. a mani basse. Give this ring to old Loretta at the Ragazzo, base of stai the ancora high wall. parlando. Do your part and I'll do mine. Ok, piccolo spoiler. Lui a mani basse è uno degli NPC più carini di Dark Souls 3. Ha un finale di merda. Spoiler, ma vabbè, ma è Dark Souls, non vi aspettate cose felici e finali proprio dove correte in mano nella mano. E lol? E lol? Ah? Ah, i drop che già ci muovono. Perfetto. Andiamo ora da Ward. Boss che è defenestrato l'ultima volta. Texture che non mi caricate, va bene. Oh blanco. Signora, corro. No, no, giovani, lasciate. Porca di una puttana. Ok. Dove entrate? Bella sta arena pericolosamente ampia. Leggi messaggio, attacco. Oh blanco. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall, forge on through the great gate, and raise this banner to proceed. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, Cosa c'era in quel dark sasso? spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old concord will beckon. Cos'è la via blu, la What is classe? wrong? Are you not a Lord Seeker? Ma vaffanculo, non sei forse un cercatore di signori? Va bene, ok. Allora, lei è la balia. Lei è la balia del principe di Lothric. Ed è uno che è uno dei signori di Lothric. Porca di una puttana. No, ma... Allora, ci sediamo.
Alza la bandiera, Mazzuolo. Allora, piccola parentesi. Ciò che vedete sarà tutto esplorabile. Il problema qual è? Il problema qual è? Ci sono delle incongruenze. Ad esempio, sti tre falò li accendiamo noi. Quindi perché sono accesi? No, non c'è un discorso di lore, semplicemente l'hanno fatto così. Alziamo la bandiera e passa il 147 Roma. Ostia. E questi sono i nostri gli amichetti. Noi no. No, di cose. Di Dark Souls 1 che ci portavano dalla fortezza di Senne ad Anorlondo. Ci stanno ancora qui e ci portano in un villaggio abbandonato. Ah, i corvi in 15 fps. Morning ogni volta che da un punto elevato guarda il panorama, quello che vedi è tutto imparabile. Sì, sì. Allora, accendiamo sto falò. Falò che anche qui è un'incongruenza. È più che altro la sua posizione. Ma sono quelle robe di puro gameplay che hanno. Grandi meni cavaliere abbandonato. Allora. Ecco, è quello il castello. Vi ricorda qualcosa? Tipo la strada iniziale? Sì, tecnicamente è il blu. Forse. Vabbè, ma vi spiegherò bene sta cosa. Perché il forse. Ora scendiamo e andiamo su Bloodborne. Ah. Vi finisco la peperonata e scendo. No, questi non sono i miei amici. Ok. Ok. Così bello avere uno scudo, a differenza di Bloodborne dove avevi sola. Ti dà quella cosa di sicurezza. Cioè ti prende in giro. Ok. Ma le texture caricano particolare. Cioè, in ritardo. Allora, questa cosa è molto carina. Se guardate ci stanno due cani che leccano una carcassa. E la carcassa ha un drop. Ora vi dico perché è carina questa cosa. Porca di una puttana, per questo è carino. Perché è un teschio esca. Fa letteralmente ciò che... Cioè, quindi c'è il discorso del... Ah, guarda, stavano là perché c'era un teschio esca. Carino. E qui c'è il nostro secondo NPC. Si muove, si muove. Please, grant me death. Undo my shackles. Ricorda Simple Jack, però. Ah? Tu mi... Oh, then it's No, ma true. volevi morire 2 secondi fa. Champion of Ash, as I live and Come ti sei alzato così? to be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Ma ovviamente. I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew.
I, Yol of Londo, do solemnly swear myself to you. Basta. Scusate, scusate. No. Questo è il ritorno. Ah, i corvi a 15 fps. Quelli se ne stanno mi. Cazzo. Sì, il loro moveset è quello di Bloodborne. È proprio quello. Non ho cosa. Forse allora il gioco da una zona all'altra. Perché non ho. Cyberpunk. Certo che comunque l'estetica è bellissima. Cioè, a parte tipo la gente morta palata. Però porco. Ah giusto, qua c'era l'audio che si buggava. Ti ricorda il tizio di prima? Esatto, perché anche lui è un ladro. Di solito chi è vestito così o è un ladro o è un ladro e un boia. Tutte queste cose cioè le scopri leggendo leggendo descrizione dei set. Pacco di resina caratterizzata. Wow, qua sotto c'è invece un rito satanico. Normale. Ti fai spaccare la caviglia, per favore? Ovviamente. Bellissimo. Stai attento al nemico. Ah, le descrizioni. No. Mamma Mario. Uff. No. Quante cazzo. Ah, io ho pure fatto il contrattacco. Vabbè, è servito a poco. Effettivamente. Ok, resina carbonizzato. Perché sì, l'elemento fuoco, soprattutto in quest'area, è proprio... fa i danni seri. Allora, io direi... Facciamo una cosa carina. Scusi, signore... Posso di Loretta. A chi lo consegniamo sto anello allora? Giovane, mi scusi.
Ok, nessuno ha notato nulla. Andando. Pam 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 pam. Sono estasiati dal falò. Beh, mi scusi, signora, io capisco che lei, scheggia di Estus, è una bellissima donna, però io ho da fare, mi scusi, ciao. Uno non può perdere tipo 2 ore, così. La porta non si chiude? Oblan. C'è rimasto male quello. Guarda, se vuoi può entrare. Backstab che tu a causa dei geodata non va se il nemico o se il personaggio è posto su un altro, su qualche gradino. Oh no, guarda, un elemento d'arredo con una colorazione diversa. Guarda il suo contrasto. Sembra quasi vero. Ah? Oh, ma... Oh no. Hello. Guardia del sole. Sì, è uno degli emblemi di Soler, dei cavalieri di Astova. E ci ha pure lasciato una fiaschetta d'Estus. Vediamo. Perfetto, recuperiamo questo drop. Oh, guarda i nemici. No, non funziona con me. Bravi, bravi. Ora qui torniamo. Quella ci lancia il malocchio. Qui. No, no, lucertolina, ti prego, non mi lasciare. Ma sei stronza. Allora, cioè, da brace possono invaderci. Oh, ecco, appena ci alziamo da sto falò, ci invade un certo Oldrick. Che è un modo più educato possibile. Persona corretta. Guarda che se abbiamo... Vediamo se abbiamo... giustamente hanno la roba dietro per evitare backstab. Calmato. Ragazzi, ma si calmi. Morti come dei... L'obiettivo di oggi è arrivare al boss. Il boss che troviamo un po' più avanti. Ecco, nella live precedente vi ho detto, vi ho anticipato come effettivamente le aree iniziano a diventare un po' cancerogene.
signore. Quegli ombrelli. No, 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 no. Grazie. E adesso? La botta. Complimenti. Oh no, qui non ci sarà sicuramente un boss. No, no. Ma scherzi. Nebbia. Lano. La gente che si compenetra sugli alberi e lascia giusto dei segni. Capire. Oh. Che muore. E se ne va. Ecco qui. Oh. Hello there. Ma? Ma? È morto. Oscurità più avanti. Ecco là dove eravamo prima, con il palo posto. Quella posizione. Vabbè. Scrivimi quando il... Ehi. Mannaggia. Testo. O pugno. Pratica. Mega ratto. Io direi di andiamo a malmenare boss. E per oggi, dato che abbiamo effettivamente perso un po' di tempo con Nightwire City, direi di chiamarla seconda parte, cioè il secondo episodio della prima parte. È il primo episodio della seconda parte. Che bel martello che ha lei, signore. Proprio un bel martello. Eccoci qua. E no, non è minimamente un'arena questa. Oh no. Così. Signore. Ecco. Pensa lei, no? Il suo drop è importantissimo. Può gentilmente malmenarmi? Aspetta. Aspetta.
Ok. Almeno non abbiamo più rotture. Ora siamo solo io e te. Ah, giusto, i village li fa. Deve si sia leggermente inalberato. Dobbiamo colpire le... sì. Wow, cos'è quella cosa che gli è uscito a random? Ah? Danno lo facciamo. Quindi direi sì. Questa cosa ci distrugge l'equipaggiamento. È un po' come il drago famelico. Ups. Che beaver. Onestamente non apprezzo molto sta boss fight in quanto lenta, è lenta, è lenta. Alla fine, cioè, non ti dà un sacchero. Sì, quelle palline più grandi abbiamo colpito pure. Grazie. Ops. Oh no, oh no, oh no, oh no, la mano no. Ecco, sarebbe consigliabile, tipo. Sì, lui ora proverà a colpirci. Allora. Equipaggiamento. Sì, mettiamoci questo. Dai. Scusi, ma... Perfetto. No, 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 no.
No, però, madonna, l'hitbox. Prova a cercare il vento. Stabile. Ok. Ok. No. No, niente. Che volevi? Che volevi? Dai, per favore, basta, fatti manare. Ok. Oh. E muori. Ecco qui. Abbiamo ottenuto la sua anima eppure la fornace per trasferimento. Fornace per trasferimento che è stata ingoiata dal gran bosco, un albero a causa del male che corre nella terra. Ha preso vita. Ha perso i suoi petali e ha preso vita. E ovviamente è la creatura che ha soggiogato l'intero borgo. Ora, sì, questo è il cadavere del tizio che ci invadeva, è morto schiacciato. Taki. Adesso il ritorno. Altare del sacrificio. Altare del sacrificio che è uno dei tanti altari che troveremo per le varie quest, le varie guild, cioè dei vari patti. Ecco. Ora, la fornace per trasferimento è utile perché portando a Ludel il tizio che si era infornato senza le gambe, quello al santuario, ci permette di trasformare le anime ottenute dai boss in armi, incantesimi e oggetti, armature, bla bla bla. Ed è molto utile anche perché tra le armi più potenti ci stanno quelle dei boss. Ma nella prossima live vedremo un po' meglio la zona. La gireremo proprio tutta perché ci stanno delle belle cose da scoprire. E andremo anzi, andiamo ora da Greyrat a dar la triste notizia che Loretta ce l'ha fatta. Si è acquittata dalla vita. Non per colpa. Ok. Lui è sempre bello. Welcome home, I should speak. Very well, then take no. Io bel Farewell, I should. man mano
portiamo gli NPC qui, loro si troveranno in una delle tante posizioni e le loro quest vanno aggiornate seguendo alcuni step che hanno molteplici finali, possono finire anche su. Lui è un mercante. Non possiamo lui ci darà tutto, l'importante è che noi gli chiediamo da dove provengono le merci. Eh sì, vende a meno della tizia sopra. E ne approfitto un po'. Dai, anzi, Do me a favor and don't forget our promise. Give this ring to all a nuisance, I know, but it will help me tie up some loose ends. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring as... Anello che, se ben ricordate, nel primo Dark Souls era custodito, era protetto dal Cavaliere Nero, uno dei primi che incontriamo, quello che dava sul uomo. Prima della salita per il demone. Toro. You can keep as... Goodbye. Oh, this place is a bore. What good is Cosa serve thievery rubare se if non hai you've nessuno nowhere posto to in... Ah, è sempre qui. Abbiamo il tizio per niente sospetto, no. Che si isola da tutto. Vale. Oh, this pilgrim was a debt, and I never would have. I thank you dearly. Attinge al vero potere. Fermiamo qui. Be safe. Ci fermiamo qui. Lo spiegherò nella prossima live cosa consiglia vero potere. Quindi grazie ancora, grazie Phil per aver per la sub, forse anche doppia. Grazie. Ci vediamo lunedì. Le live riprenderanno. Io nel frattempo lavoro dietro. Questo episodio lo troverete sul canale YouTube. Già domani mattina. Ciao belli e buona domenica.